una autentica piuma. Ciao a tutti da Emiliano Dalvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review, dove vi invito ad iscrivervi per farci arrivare quanto prima ai 20.000 followers. Mamma mia, che voce! Siamo io ed Alvin alla Casa dei Padel per parlare di una piuma, appunto. Che racchetta è la piuma? La Babolat Air Veron. Io direi più Air, Babolat Air Veron, Addirittura? perché Nike Air e Nike Air. No, dai, ti prego. Comunque, questa è la ottava Babolat che recensiamo 6, 8, giusto. e penso che sia anche l'ultima di quest'anno. No, ho detto una sciocchezza. L'ultima di questo primo semestre, perché noi aspettiamo con impazienza la racchetta nuova di Juan Lebron, che sarà uguale alla sua finalmente, non diversa. Ah, pensavo anche un'altra io. No, la Lamborghini? Sì. No, non dubito che la recensiremo mai. E chiudiamo appunto con la blu intermedia di Casa Babolat. Partiamo subito dal prezzo, Alvin, 216 euro. Allora, questa è una racchetta, ve lo diciamo dopo nel livello. 216 euro, come tutte le Veron, insomma, hanno più senso delle Viper quest'anno. Quest'anno dici? No, tranne la Counter, che preferisco sempre la Viper alla Veron, però questa l'ho preferita alla Air Viper. Questo è veramente, il peso e il bilanciamento ormai si equivalgono, però questa l'ho sentita super agile, come quasi non mai, forse solo la Varlion di 2 o 3 anni fa di Yanguas era stessi livelli di maneggevolezza. E davvero mi è piaciuta tanto per questa super maneggevolezza. 216 euro non è basso, adesso sono un sacco di racchette sotto i 200 euro e quindi rimane comunque un prezzo alto, è difficile fare un confronto, è un buon prezzo, cioè, La Babolat, per quello, è il loro standard, è il range, tutte le Veron pesano così, cioè costano così e ci può stare. E parlando del livello adesso, questa è una racchetta intermedio, maschi, femmine, destra, sinistra, appunto per questo peso, questo bilanciamento e questa maneggevolezza. È una racchetta tra l'altro neanche troppo dura, è indicata anche ad un pubblico femminile, sia di destra che di sinistra. Maschi forse più destra che sinistra, perché dall'alto va poco, però donne sia destra che sinistra, secondo me. Esatto, sì, assolutamente sì. Uomo invece la indicherei solo per destra. Sì. Parliamo delle caratteristiche tecniche della pala. Forma ibrida, piatti in carbon flex, ossia la classica e solita miscela di fibra di carbonio e fibra di vetro, gomma Eva facce ruvide, tatto, come detto, intermedio, manico più lungo di Babolat, classico, diciamo, questa è l'ottava volta quest'anno, quindi è utile, colpi a 2 mani, allunghi, quando si deve usare il polso per chiudere i colpi dall'alto, l'accetto con la polsiera classica di Babolat, che è sempre super comoda. Alvin, parlaci e parlami del peso e del bilanciamento di questa Babolat Air Veron. Il peso base di questa Babolat è di 355 grammi con range più o meno 10 grammi. Con la nostra, nello specifico, che pesa 356 grammi, quindi perfettamente in range, ed è bilanciata a 25,2 cm. Quindi medio, ma quasi, noi facciamo partire da 25 il medio, quindi medio tendente al basso? Come si muove? Come una Infatti, piuma. dal basso, come una piuma. Se perdete un ciocco di volea con questa racchetta, smettete. Appendete la racchetta al chiodo e ci mandate anche la foto. Va bene? E ve la ripostiamo e diciamo ringraziamo per aver dato in questi anni al padel un contributo scarso, e adesso è il momento di ritirarsi perché ha perso il ciocco di volea con la Air Veron. Diciamo che sì, non si può perdere. Non si può perdere. Parliamo di come si comporta da fondo campo. Super agile. Ho apprezzato, per quanto appunto il Carbon Flex faccia pensare a una racchetta con una ottima uscita di palla è sicuramente buona, il punto dolce come tutte le Air è migliorato rispetto al passato. Esatto. L'ho preferita nel corpo secco, lo sai? Soprattutto in risposta, cioè sentivo proprio bene la pallina in risposta quando rispondevo teso e non quando magari falsi il pallonetto. Non so perché, l'impressione proprio, cioè, adesso quando abbiamo giocato, proprio nel colpo teso è dove l'ho preferito più nei colpi da fondo campo. Potrebbe sembrare strano, però questo mi è piaciuto, ma sentivo bene l'impatto. L'uscita di palla comunque non è che è così no, esagerata. Non è la Vertex di Delphi Drea, no. Non è la Ionic Control, non è a livelli di Glafite o Fibrix. È buona, sicuramente più facile delle Babolat con full carbon. Esatto.
Però appunto il colpo secco mi è piaciuto tanto, poi si muove super bene, quindi anche in difficoltà, in qualche modo la racchetta magari in mezzo alle gambe la fai passare dietro alla testa, dietro alle orecchie. È velocissima. Cioè, che è velocissima e quindi è facilissima. Adesso Albi mette subito alla prova e vi faccio vedere come si comporta da fondo campo questa bambola. È davvero sconvolgente, in positivo ovviamente, la rapidità con cui si muove questa racchetta, cioè lo dirò forse altre 3-4 volte, una autentica piuma, pazzesco. Questa quando si è in difficoltà davvero si riesce ad arrivare su tutte le palline. Poi l'ho preferita per il suo tatto piuttosto che per l'uscita di palla gratuita, però davvero super bene a livello di maneggevolezza. Come detto, se perdete un choque de volea ritiratevi che vi facciamo il video, Vai Alvin, mettimi un po' alla prova con la Air Veron. Vai. Magari la devo tirare dall'altra parte del campo. Vai, accelera un po'. In campo sempre. Accelera Alvin, accelera. E su. Vedete lì, palla forte, si è mossa facilmente. Uguale, palla forte. Ho fatto un po' il ballerino. Ancora. Palla forte, palla forte. Però si muove veramente, veramente, veramente bene. Questo è il suo grande punto di forza, anche per delle ragazze. Ottima. Alvin, Arete, cosa ci dici di questa Averon? La racchetta velocissima che vi permette soprattutto di fare quel colpo che avete visto magari nel nostro profilo su Instagram, il chancletazo. Sì, che è il chancletazo. Chancletazo. Il chancletazo. Air Veron, perché è una racchetta molto rapida che si riesce a magari chiudere il punto solo in quel caso quando si proprio tira lo schiaffo in avanzamento, perché nel resto, diciamo la verità, nel resto quando giochi la volée non si fa punto, si costruisce. Cioè non si fa punto, tu esageri quando dici non si fa punto, si può far punto, però non è una racchetta che troppo offensiva. Non è incisiva, Esatto. Cioè non è che quando sei a rete dici ma adesso sono in attacco, non vedo l'ora di chiudere il punto, no. Cioè qua si può creare il punto, creare la situazione per fare il punto, perché comunque è una racchetta molto veloce e difficilmente si sbaglia perché si muove veramente bene. Poi anche se magari fanno il passante, questo manico più lungo vi aiuta, però devo dire che nello schiaffo proprio mi ha entusiasmato nello schiaffo rapidissima, pam, e lì si può chiudere il punto. Nel bloccheo un po', meno male che il manico è lungo e quindi riesco a dare l'altra mano, ma un po' il peso, un po' la racchetta, un pochino si muove un po', sì. La Deada? E la Deada non riesco a sentirla così bene come nelle altre racchette. Vabbè, quindi vediamo subito come si comporta, ci fai esatto, vedere la magari tua faccio tecnica. anche un bello bel schiaffo. chancletaggio, sì, Esatto. un chancletaggio, assolutamente. Eccoci con l'Air Veron, racchetta a rete facilissima, vi possono tirare forte, vi possono nascondere la pallina, destra-sinistra, dito rovescio, ma comunque anche su una palla veloce, come in questo caso avete visto, io ho aperto di dritto, di rovescio, ma va giù, tento Emi, racchetta velocissima, che paradossalmente pesa quanto all'incirca la bambola Air Viper che abbiamo provato, ma sembra più leggera, proprio sembra di avere neanche una racchetta quasi, racchetta veloce che fa costruire il punto e poi col chancletazo si fa punto. Avete visto che rapidità che ha questa racchetta? Vai Emi, fai due a ritmo alto, vediamo se riesco a farti punto. Diciamo che il peso così leggero ti fa muovere il braccio e lì veramente molto maneggevole. Vai, un bloccheo,
Ecco, il peso qua purtroppo influisce in negativo, perché è leggera e un pochino vibra e si sente, meno male che il manico è lungo. Un altro bloqueo, sì, un pochino la sento vibrare, vai. Ecco, come ho detto prima, la Deata non si sente tantissimo, però veramente una racchetta veloce, fa anche aria. Hai provato a rete, la provo io dall'alto, purtroppo, come si dice, non è tutto oro quello che luccica, dall'alto questa racchetta con queste specifiche non fa male. Magari la vibora, nella vibora si difende, nel per 3 ogni tanto, perché comunque essendo leggerissimo il movimento può essere super rapido. Però, cioè, nel senso, nel per 3, se non sa fare il movimento super rapido, la palla fuori non ci va, quindi nel per 3 serve il livello intermedio alto avanzato per saperla sfruttare al meglio. Quindi, secondo me, non è una racchetta tanto offensiva, nel colpo piatto, poi non smash piatto, fatica tanto. Cioè, la vibra manca di inerzia lì proprio. Manca di tanta inerzia, peso leggero, bilanciamento quasi basso. Non è una racchetta offensiva, però è una racchetta ideale per quel livello intermedio, per chi comunque magari sta facendo lezioni, sta imparando i colpi, cioè nel senso serve una racchetta comunque facile, sia uomo che donna, e secondo me deve essere sfruttata al meglio. E soprattutto una racchetta che non stanca. È una racchetta che non stanca mai il braccio, e potete giocare tutti i tornei amatoriali che volete tutto il fine settimana. Posso andare allora? Sì, Alvin, ora vai, perché è giusto amatoriale, puoi vincere qualche match. Adesso mi vedrete nella solita sequenza. Vibora, rullo alla reca, per 3 e smash piatto. Babolat Air Veron dall'alto, come detto, la grande particolarità, il grande pregio è come si muove rapida la pala. Alvin fa la vibora però. Hai visto? Cioè va veloce perché si può muovere veloce il braccio. E sulla palla lenta, bene, facciamo qualche kick. Un'altra vibora. D'altronde la vibora avrà uno dei punteggi più alti. Vai, proviamo adesso un kick. Un altro. Adesso qualche per 3, dove per far andare richiede comunque un livello alto, perché ecco, per esempio questa l'ho presa proprio a livello basso, che è il mio livello. Anche qui bene, vai ancora. Vedi, il pregio è che se lascia andare bene il braccio, la palla comunque va, solo che bisogna essere a livello avanzato per farlo. E devi sempre andare a tutto braccio per essere sicuro che la palla viaggi. Se non vai a tutto braccio, ecco, così finisce. Comunque, intermedio, uomini, donne, uomo più a destra che a sinistra, donne, tutte e due le posizioni in campo. Alvin, caccia fuori il telefono, che è il momento di dare i voti alla Babolat Air Veron 2024. Ci sei? No. Ci sei? Sì. Ora ci sei? Allora dimmi subito il voto da fondo campo. 7. Pallonetti. 7. A rete. 6,5. Controllo. 7. Maneggevolezza. 9,5. Uscita di palla. 7. Punto dolce. 7. Effetti. 7. Potenza. 6. Per 3. 6,5. Smash. 6. Vibora. 7,5. Rapporto qualità-prezzo a 216 euro. 6. Abbiamo dato i voti alla ottava racchetta Babolat di quest'anno insieme a Bull Paddle, sono le racchette che abbiamo recensito di più, mi sa. È il momento di salutarci, ma prima di salutarci, Alvin, cosa devono fare i nostri follower? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi al canale e quinta ultima cosa, rispondete alla domanda di Emi. Queste sono 8 recensioni di Babolat. Qual è la recensione delle Babolat che vi è piaciuta di più? Scrivetelo nei commenti. Ciao!